Buongiorno ragazzi, oggi parliamo di Bitcoin e questa è la seconda puntata di questo crypto world. Ho già trattato la blockchain nel video precedente, se siete interessati andatevelo a vedere. È semplice e dettagliato allo stesso tempo, cerco di dire più o meno tutto e cerco di spiegarvi come funziona questa cosa. Oggi invece parliamo di Bitcoin, come sono nati, qual è la loro idea di base e varie altre cose che potrebbero esservi utili e che comunque cercherò di tenere nella massima semplicità. Allora, io come sempre ho fatto il mio bel schemino. L'idea di base del Bitcoin è risolvere il problema nelle transazioni online, perché quando noi andiamo a spendere dei soldi, vogliamo comprare da qualcuno che ovviamente vende, passiamo attraverso una banca, agenzia di credito o insomma un ente centrale che verifica che noi abbiamo realmente quei soldi e che prova che noi abbiamo veramente pagato. Perché qual è il problema alla base? Se noi compriamo senza un organo centrale, senza qualcuno che controlla, non potremo mai provare al venditore che noi abbiamo quei soldi e che noi abbiamo pagato, perché il venditore può tranquillamente dire: no, tu non mi hai pagato niente, quindi non ti spedisco la merce. Questo ovviamente nel mondo digitale, nel mondo online. Questo problema prende il nome di double spending problem, che viene risolto in questo caso con l'ente centrale banca. Però qual è il problema della banca? Il problema è che noi dobbiamo avere fiducia di questa banca e che soprattutto la banca nella transazione prenderà una percentuale, quindi avrà delle tasse per comprare o per vendere. Allora cosa pensa Satoshi Nakamoto nel 2009? L'ente in mezzo siamo tutti noi, siamo noi in un sistema distribuito e decentralizzato, per cui ogni singola persona all'interno di questo network verificherà il pagamento e la disponibilità di denaro del compratore, ovviamente. Questo l'ho spiegato molto meglio nella tecnologia blockchain, quella che usa il Bitcoin, nel mio video precedente, per cui se volete avere più dettagli su come viene validata la transazione andatevi a vedere quel video, è molto dettagliato. Tornando a noi, come avete capito, tutti gli utenti validano questa transazione allo stesso tempo, per cui non ci sarà più l'ente centrale banca, ma ci saremo noi che validiamo questa transazione, che quindi diciamo tizio X ha Y Bitcoin e può pagare tizio Z. Quindi non ci sarà più una tassa sul pagamento e la fiducia non dovrà essere data a un ente centrale, ma a tutta la piattaforma, a tutta la comunità, a tutti noi. In questo modo si ha una sorta di garanzia, perché se una persona tenta di manomettere questo sistema è altamente improbabile che riesca ad avere il 51% di consenso dalla comunità. Comunque ne parlo meglio nel mio video precedente sulla blockchain. Poi oltretutto con questo metodo distribuito e decentralizzato, oltre a non avere più tasse sul pagamento, nessuno potrà controllare il flusso del denaro. Un esempio è la Banca Centrale Europea, che coordina quanto denaro può essere stampato e la sua velocità. Nel sistema Bitcoin il massimo quantitativo di Bitcoin è 21 milioni e verrà raggiunto probabilmente nel 2140. Perché si dice verrà raggiunto e non sono già disponibili? Perché come l'oro, per riuscire a creare dei Bitcoin bisogna minarli. Farò un video successivo dove spiego come si minano i Bitcoin e come si possono ottenere. Attualmente comunque ne sono stati minati 17 milioni. Però la cosa interessante del Bitcoin è che si può dividere fino all'ottava cifra decimale, per cui non si paga con io ti do un Bitcoin, tu mi dai un Bitcoin. Si possono fare delle transazioni fino allo 0,000 all'ottava cifra decimale, per cui anche con valori piccolissimi che possono essere altamente inferiori a un centesimo. Poi, come abbiamo detto, essendo un sistema decentralizzato e distribuito, non c'è nessuna banca centrale o governo, come per il caso dell'oro, e una cosa simile al denaro è che non ha nessun valore intrinseco. Cosa vuol dire? Se io ho in mano una banconota da 50 euro, questo è semplicemente un pezzo di carta. Il valore di 50 euro lo abbiamo stabilito noi ed è valido internazionalmente, ma perché noi diamo un valore a quel pezzo di carta. La stessa cosa vale per il Bitcoin. Poi, come vengono gestiti e scambiati? Per fare questa cosa devi possedere un wallet, un portafoglio normalissimo, ed è un portafoglio digitale. Dopodiché si usa un exchange, una piattaforma dove scambi una valuta di denaro per un'altra valuta di denaro. Come può essere il cambio dollari australiani o dollari americani con euro, esiste anche il cambio Bitcoin per euro. Dopo aver ottenuto questi Bitcoin in un exchange, puoi farli inviare nel tuo portafoglio digitale. Come funziona questo portafoglio digitale? Tu hai un indirizzo e una chiave privata. L'indirizzo è simile a un normalissimo indirizzo email. Per poterci entrare ed effettuare una transazione devi avere questa chiave privata, che è una sorta di password per riuscire ad accedere e fare queste transazioni. Qui bisogna stare attentissimi però, perché se noi perdiamo la chiave privata non è come l'accesso a un qualsiasi altro sito che possiamo farsi mandare un sostitutivo della password e rientrare. Qui se perdiamo la chiave privata, questa password per entrare nel nostro portafoglio, perderemo tutti i Bitcoin, per cui dei
17 milioni di bitcoin disponibili, moltissimi sono andati persi. Perché il valore del bitcoin è aumentato ed è schizzato così tanto? È perché si dice che man mano che passerà il tempo diventeranno più rari e quindi più costosi. Quindi a un aumentare della domanda l'offerta rimarrà simile, per cui si dice che aumenteranno gradualmente di prezzo. Però cosa è successo alla fine del 2017 quando avevano raggiunto il loro massimo storico? Semplicemente c'era stata un'enorme speculazione su questi bitcoin, tutte le persone erano state pompate a comprarli, il bitcoin continuerà a salire, il bitcoin non scenderà mai perché sarà sempre più difficile possederlo, e avevano pompato tutte le persone ad acquistarlo. Si è creata una bolla, il mercato è esploso e quindi il valore di questi bitcoin è crollato. Purtroppo il problema attuale del mercato dei bitcoin e dello scambio dei bitcoin è che questo mercato è troppo giovane, ha un capitale relativamente basso in confronto al resto dei mercati, perciò avendo queste due caratteristiche è altamente volatile. Ultimamente si sta stabilizzando, però nel periodo tra gennaio e maggio di quest'anno si vedevano giornate con più o meno 30%, cose che in borsa si vedono raramente o quasi mai. Però tornando a parlare soltanto della tecnologia, ci sono moltissime persone che pensano che questo sia il futuro metodo di pagamento. Come si vede in giro adesso ci sono moltissimi negozi che sono abilitati, magari non qui in Italia ce ne sono ancora pochi, però in America e in Inghilterra si iniziano a vedere tantissimi negozi abilitati a pagare con delle carte che contengono il bitcoin, carte di credito che hanno il bitcoin, o pagamenti tramite QR code approvato, perché semplicemente sono meno costosi, più veloci e più semplici. Mentre ci sono persone che credono che questa sia soltanto una bolla che farà esplodere la nostra economia. Ma tutti, sia chi vede un futuro prospero e chi vede un futuro apocalittico, sono d'accordo che se troviamo un modo per farli funzionare e quindi eliminare il middleman nelle transazioni, che può essere la banca e che può essere l'agenzia di credito, come ne stavamo parlando prima, la nostra economia potrà evolversi in meglio avendo una cosa che sta alla base di essa, che è il pagamento, che sarà più veloce, più semplice e meno costoso soprattutto. Poi un'altra caratteristica positiva, per esempio, è che non ci sono tasse o imposte di frontiera, perché il bitcoin si propone come moneta universale, per cui se io invio dei bitcoin a un indirizzo americano e questo indirizzo americano invia dei bitcoin a un indirizzo australiano, non ci sono imposte, non ci sono tassazioni, non c'è un cambio di valuta, perché la valuta è pur sempre il bitcoin, però la si usa globalmente. E poi, come abbiamo detto prima, la cosa più importante è la decentralizzazione. Non c'è nessuno che controlla e gestisce l'andamento e il flusso di questa moneta. Quindi ditemi cosa ne pensate di questo argomento. Se siete interessati ai video di educazione e di finanza, iscrivetevi al mio canale. Se il video è stato interessante e vi è piaciuto, lasciatemi un mi piace. Come sempre, se avete delle domande e se ho sbagliato qualcosa, lasciatemi un commento e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!